Buonasera a tutte creative, ben ritrovate sul mio canale. Questo video di oggi è un video tra virgolette di quelli miei che mi nascono così, mi vengono nella mente e decido di provare. Non è in realtà né un tutorial e non sarà neanche un unboxing, è semplicemente un video in cui condivido un po' di idee e un po' dei miei lavori in corso. Nello specifico ho deciso di realizzare degli orecchini con la tecnica Soutache e mi sono studiata in questi giorni un po' di colori Pantone per la nuova stagione autunno-inverno 2021. Quelli che vedete qui, queste ora sposto un pochino, quelli che vedete sono i colori che ho scelto, che ho deciso di utilizzare per il mio prossimo progetto. Questo ovviamente ho scaricato le immagini da Pinterest e ho ritagliato i miei colori di riferimento. Quindi una volta ritagliati i colori di riferimento, poi me li sono studiati un po' con dei cartoncini e con gli acquerelli ho cercato di ricreare più o meno gli stessi colori. Ovviamente l'acquerello è molto più delicato rispetto ad una stampa e quindi ho deciso di provare a fare delle opzioni. Alla fine ho scelto questa. Avevo in realtà il punto di partenza del mio progetto era questo colore, questo nello specifico, che è il colore After Midnight, che è un nero però che vira al blu. Ecco perché sul cartoncino che ho dipinto io si vede il pigmento blu, perché in realtà il colore Midnight è proprio un nero con una punta di blu e a me piace molto perché non è proprio un nero molto carico e quindi di conseguenza ho deciso di utilizzare questa tipologia di piattina. Avevo pensato anche di fare delle variazioni e quindi anziché mettere questi tre colori, questi tre, mi ero studiata anche altre opzioni, per esempio quella di mettere casomai il rosa più carico e l'azzurro, e quindi sarebbero stati questi due. Oppure addirittura l'idea molto carina, che probabilmente la farò, di unire il Midnight al grigio e al rosso, in questo modo che verrebbe una cosa molto più frizzante, o addirittura usare altri colori della palette che con il rosa più acceso, e quindi mi ero studiata anche quest'altra tipologia. Ok, va bene, sono invertiti, però il senso l'avete capito. Comunque alla fine per questo mio primo studio ho deciso di utilizzare questi tre, quindi il Midnight, questa sorta di grigio e quest'altro colore, quindi un rosa cipria molto pallido, e quindi di conseguenza allargo un po' la camera, di conseguenza poi ho scelto dei cristalli. Questo non sarà il progetto finale che vedrete, perché non utilizzerò questi cabochon, ma ne ho messi da parte degli altri che già stavo lavorando, già sono a metà lavoro, e quindi vi mostrerò poi mano a mano che li stavo realizzando. Ho deciso di utilizzare questo colore di catena strass, che è bellissimo, mi è stato regalato da Paola Boccardi, amica creativa, che ogni tanto mi fa questi begli omaggi, è veramente carinissima. Se non la conoscete andatela a cercare, Paola Boccardi, Rose Storm, la trovate anche su Instagram, su Pinterest, vabbè, la conoscete sicuramente, se no andatela a vedere, è bravissima, lei realizza Soutache. Quindi ho deciso di utilizzare questo, che è una catena strass base grigio azzurra molto chiara e ha gli strass color opal, e poi giustamente per abbinare ai miei colori Pantone ho preso questo Soutache scuro, un blu molto scuro. Ho deciso di utilizzare questa piattina molto delicata, non è proprio lo stesso punto, però ragazze non è facilissimo, io non sono proprio un'amante sfegatata del rosa,
quindi per me è dei cipriati. C'avevo una piattina molto bella di questo colore, ma in realtà mi serve per un altro progetto e quindi non ho osato toccarla, devo riassortirmi. E poi per il grigio ho preso questo, quindi potete fare anche voi questa sorta di esperimenti creativi con i colori Pantone, scaricatevi l'immagine, studiate i colori e provate a realizzare qualcosa come sto facendo io. È un'idea, io lo faccio spesso perché mi diverto proprio a fare gli studi di colore con le piattine, con le perline, con gli elementi, quindi come vedete questi in ceramica per esempio si abbinano benissimo e infatti realizzerò un paio di orecchini al lobo con questi colori di ceramica, ma saranno rotondi, piccini, non saranno questi, ma saranno ancora degli altri. Ora, e poi ovviamente per dare un po' di colore, perché sennò poi veramente veniva qualcosa di smorto, ho deciso di abbinarci un po' di rosa, questa piattina lamé rosata, e quindi niente, poi ovviamente in corso d'opera serviranno altre cose, però questa era la premessa dello scopo di questo video. Quindi vedrete scatti fotografici, vedrete una sorta di video velocizzato in cui cucio e faccio i miei progettini. Utilizzerò i cabochon per un progetto di Line Beats. Penso nella mia mente è un orecchino al lobo. Spero di riuscirlo a realizzare e quindi di condividerlo. Lo scopo del video è che insomma questi colori, uno, vi possano essere di ispirazione, due, comunque secondo me quando si vedono dei video, anche se velocizzati, si può trarre sempre qualche spunto e rubare qualche informazione, secondo me, sul modo di cucire e di fare. Quindi spero che sia comunque d'aiuto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e niente. Vi piace questo video? La modalità? Pillole di soutache? Poi saranno pillole di perline, se lo farò con le perline non lo so, però per adesso questi studi di colore saranno per il soutache. Vi abbraccio e come sempre buona creatività, vi lascio quindi alla fine del video. Ciao! Vi mostro l'idea dell'orecchino che vorrei realizzare come modulino. Questo è un mio orecchino fatto tempo fa, vorrei fare lo stesso. Come vedete ho già realizzato il modulo base e ho messo già la catena strass. Sul mio canale ci sono già i tutorial nel merito, quindi non ho voluto ripetermi e vedete che dall'altro lato ce ne ho anche un altro da finire che faremo poi in un prossimo video, quindi con gli stessi colori Pantone cercheremo di fare due varianti. Quindi prendendo questo come riferimento sono partita, ho scelto queste colorazioni di piattine ed ho scelto anche questi colori di filo Miyuki. Io mi trovo molto bene con il Miyuki, cercherò di prendere anche altre tipologie di filo, ma al momento ho questi in casa, quindi utilizzerò questi. Parto quindi con il modulo base, come vedete, io ho messo la catena strass mettendo una base sotto in ultra suede, come ho fatto anche dall'altro lato, li ho già cuciti, quindi questa prima parte. Adesso insieme continueremo a cucire la catena a strass che ho messo sul lato destro in questo caso. Come vedete, in quello a sinistra in realtà ho girato più piattine da un lato, qui invece ho diviso simmetricamente il numero di piattine. Ho messo la catena a strass mettendo una base con la colla e adesso la vado a cucire. Ovviamente ragazze questi video sono realizzati per principianti, poi ognuno di voi ha la possibilità di decidere se incollare la catena a strass senza base, se cucirla dopo, se incollarla solo senza cucire. Questo è il mio metodo, mi sono sempre trovata bene e quindi condivido questo perché io sono per la libertà di pensiero. Secondo me ognuno deve fare come si trova meglio e come desidera. Io con la base mi trovo benissimo e poi vedete vado a cucire procedendo attraverso le scanalature della catena strass sempre dal retro, vado in avanti e poi cucio nella piattina più chiara, sempre mi raccomando al centro e facendo molta attenzione che il filo vada tra le scanalature. Ovviamente prendete un filo di un colore idoneo sia alla piattina e sia insomma alla catena strass. Io non uso il filo nero come vedete, ma uso un filo chiaro che non si noti, quindi vado a cucire tutta quanta questa parte
e dopodiché, vedete, devo realizzare il decoro superiore. Quindi taglio i miei pezzetti di piattina, metto sempre la colla in estremità perché a me, insomma, dà fastidio che si sfilacci, poi quelle metalliche, quelle che sto utilizzando qui, veramente si sfilano, che è un piacere. Chiudo la colla, prendo le mie perline e quindi procedo, faccio un nodo ovviamente nella parte appena terminata di cucitura e procedo con le mie piattine. Vedo il verso, ormai in tutti i video vi ho mostrato come fare, e posiziono la mia pattina, vedete, cominciando a cucire quindi dalla fine, non dove c'è il decoro a monte, ma alla base, quindi do qualche punto iniziale per fissare e poi comincio a cucire la mia piattina alla catena strass. Chi è esperto può cucire anche tutte le piattine insieme. I miei video sono sempre per principianti e cerco di essere più chiara e dettagliata, meglio un passetto in più che invece velocizzare troppo per poi sbagliare. Molti di voi ovviamente utilizzeranno la colla, se volete mettetela giusto qualche puntino che vi può essere d'aiuto come imbastitura. Io non sempre la metto, sono sincera, anche perché do puntini abbastanza ravvicinati tra la catena strass e la base che utilizzo, che quindi vi facilita il lavoro. Voi procedete come volete. Io faccio in questo modo, quindi come vedete vado a cucire avanti e dietro. I punti possono essere anche un pochino più larghi perché ovviamente ci andrà un'altra piattina. Cucio fino all'estremità, vedete, e cucio anche qui in questo punto di unione con il decoro che sta sul lato destro, per far sì che una volta poi inserita la perla, la perla, scusate, non si divarichi e non si apra lo spazio, non mi piace. Vado a cambiare il colore di Miyuki, che prima avevo preso un grigio scuro, ma preferisco il nero perché sulla piattina blu si nota di meno. Quindi vado, prendo la mia piattina blu e comincio a cucirla alla piattina più chiara. Ovviamente il procedimento di prima di cucitura di una piattina potete farla anche direttamente in un unico passaggio se siete più esperte, quindi cucire le due piattine direttamente insieme non cambia nulla, è solo una questione di esperienza, di manualità. Quindi per le prime volte forse una alla volta, poi successivamente potete farle insieme. Ovviamente vi ho mostrato la colla perché molte usano come imbastitura la colla, quindi se volete utilizzare la colla, secondo me non è necessario in questi passaggi. Ora comincio una diatriba sulla scelta della perla, perché in realtà ne scelgo una più grande, quindi il lavoro in corso è proprio questo, perché molte volte abbiamo in mente un'idea, poi il risultato non ci piace, come in questo caso, quindi vedete che metto una perla grande, il modulino mi sembra sproporzionato, brutto, quindi la tolgo e vado a scegliere una perlina da 4 mm e sono un po' indeciso ovviamente sul colore perché non l'avevo scelta a priori, ma alla fine insomma ne scelgo due e vado a vedere quale mi convince di più. Quindi ho deciso per quella leggermente più scura, procedo con il cucirla. Ovviamente potete cucire prima le due piattine in curva e poi inserire la perla, ma visto che è una perla da 4 io faccio tutto direttamente. Come vedete passo nella perla, entro nelle due piattine, poi mi giro sul retro e do qualche punto per fissare molto semplicemente. Vedete che rientro, ripasso nelle piattine alla base. Ovviamente è una questione di manualità, ma imparerete anche voi poi a tenere le piattine morbidamente ed avvolgere la perla. Dopodiché fisso tutto quanto, do un paio di punti, vado anche, come vedete qui mi ero tirata le piattine dietro, quindi vado a cucire poi tutto intorno e finisco, tra virgolette, con il fissare la parte davanti con questo decoro appena finito, passando il filo in modo in diagonale, in modo tale che sia stabile. Ovviamente fisso, taglio e metto una puntina di colla per fermare le mie piattine. Poi dopo aspetto ovviamente qualche secondo e osservo un po' il risultato che ho ottenuto. Ovviamente mi piacerebbe a questo punto, anche se mi differenzio dall'altro modulino, visto che questo era simmetrico, lo trovo ancora sproporzionato, quindi andrò ad aggiungere per renderlo più tondeggiante un'altra piattina dall'altro lato. Quindi, come ho fatto prima, procedo semplicemente con il cucire. Non si vede molto bene, scusatemi, mi sposto. Quindi vado semplicemente con il cucire questa terza piattina a quelle del modulo base.
semplicemente cucio tutto intorno in modo abbastanza veloce. Ovviamente voi lo vedete super veloce, però insomma vado così puntino puntino, arrivo anche alla punta e decido di inserire una perlina. Ovviamente la 3 mm mi sembra grande, quindi scelgo una perlina da 2 mm di colore blu, questa volta che richiami un pochino la piattina blu di colore scuro. Come ho fatto prima, ovviamente cucio e passo attraverso tutte quante, attraverso, scusate, la perlina, ridiscendo e vado direttamente giù e termino il lavoro. E con questo vi saluto, ci vediamo poi nel secondo video perché cercherò di farne una serie quando lavoro il pomeriggio a casa, accendo la camera e condivido con voi quello che stia facendo, quello che sto facendo, scusatemi. Quindi ovviamente c'è da fare il retro, ci sono da mettere qui al centro le rocaille, c'è da fare il retro, si deve mettere il perno, si deve tagliare, mettere colla. C'è tanto altro da fare, spero di avervi fatto compagnia, che il video soprattutto passano tutte le macchine di questo mondo, fa caldo e le finestre aperte. Ci incontriamo quindi per completare questo e per andare avanti quindi con quest'altro, sempre per il nostro studio dei colori Pantone. E vi abbraccio e ragazzi, ovviamente lo so, è una cosa stupida da chiedere, però veramente a me farebbe piacere sentirvi, vedere qualche vostro commento per capire se io con questo canale, con quello che faccio, sto andando nella direzione giusta oppure se insomma faccio cavolate. Vi abbraccio e un bacione. Ciao!